Avresti il coraggio di passare una notte da solo in uno di questi 3 castelli infestati d'Italia? Anche dopo aver sentito le 3 leggende inquietanti che impregnano le loro mura? Non ci credo. Anche perché le leggende inquietanti che sto per raccontarti metterebbero a dura prova anche i più coraggiosi. Facciamo un patto, ma devi essere onesto. Ascolta queste leggende su questi 3 castelli italiani e poi nei commenti scrivi se davvero passeresti una notte tra le loro mura. Ma devi essere sincero. Iniziamo. In Italia esistono molte storie di castelli infestati da spiriti e fantasmi. Tra questi, il castello di Carrù, situato nelle Langhe piemontesi, è uno dei 3 castelli più noti per le sue leggende inquietanti. Nel XVII secolo, questo castello italiano divenne la residenza prediletta di Gerolamo Maria della Trinità e di sua moglie, Paola Cristina del Carretto. Entrambi erano appassionati cacciatori e spesso partecipavano a battute di caccia nei fitti boschi che circondavano il castello. In una di queste occasioni la contessa si allontanò dal gruppo per inseguire un cerbiatto che fece la sua comparsa dal fitto della vegetazione. Decisa a seguirlo, la contessa si allontanò, ma presto un urlo di terrore squarciò l'aria. I cacciatori ritrovarono il cadavere di Paola Cristina in un ruscello, trafitta al cuore da una freccia. L'identità del colpevole rimase un mistero irrisolto. Riporto quello che si trova scritto negli archivi storici del castello. Fu il primo venerdì del mese di settembre, l'anno 1963, all'imbrunire. Accompagnato da quantità d'acqua infuriava il temporale e il fulmine atterrò un albero del castello. Si era cacciato tutto il giorno e al castello si apprestava la festa. Accorse gran popolo laggiù, vicino a Rivo, poiché, colpita da misteriosa freccia vagante, fu trovata morta Madama della Trinità. Molto pianse lo sposo e piansero tutti gli invitati al castello. L'occasione di festa volse in tragedia. La leggenda narra che ogni mese, alla mezzanotte del primo venerdì, il fantasma di Paola Cristina uscirebbe da un quadro nel salone principale. Nel dipinto è raffigurata come Diana, dea della caccia, indossa proprio quell'abito blu e tiene in mano una freccia. L'anima inquieta vaga per le stanze del castello infestato di Carrù per cercare il colpevole del vile atto che le costò la vita. La Dama Blu, come viene chiamata, non emana grida spettrali, come spesso si dice dei fantasmi, ma lascia dietro di sé solo il leggero fruscio di un tessuto e il delicato passo di una danza eterea. Queste storie rendono il castello di Carrù uno dei 3 castelli infestati più famosi d'Italia, un luogo affascinante e misterioso che attira visitatori da tutto il mondo. La stanza maledetta del castello della Volta, Barolo. Il castello della Volta di Barolo, situato nelle Langhe piemontesi in Italia, è avvolto da misteri e leggende davvero inquietanti. Questa antica fortezza, un tempo di proprietà dei marchesi Falletti, risale al lontano XI secolo. Una delle leggende più celebri riguarda un evento avvenuto nei primi anni del 1300 durante una festa in onore dei signori locali. Si dice che a causa degli eccessi e dei peccati lussuriosi commessi durante l'evento, il soffitto di una sala crollò seppellendo tutti i partecipanti. Quando le macerie furono rimosse, non fu trovata alcuna traccia dei presenti. Si racconta che il demonio in persona abbia causato il crollo del soffitto per impossessarsi delle anime dei peccatori presenti. Per impedire l'accesso ai soccorritori eresse un muro invalicabile. Da allora il castello è stato considerato la dimora del diavolo e nelle notti di luna piena alcune persone affermano di aver visto ombre misteriose aggirarsi tra le sue mura. Si dice che nelle stesse notti le anime delle vittime del crollo si riuniscano nel castello per assistere a una messa celebrata da un anziano monaco. Al termine della funzione, le candele si spengono e tutto svanisce nel nulla. La torre del castello è altrettanto enigmatica, con l'accesso apparentemente scomparso nel tempo. Queste storie rendono il castello della Volta di Barolo un altro dei 3 castelli infestati più famosi d'Italia. Allora, siete ancora sicuri di passarci una notte da soli? Allora sentite l'ultima leggenda e poi lasciate il vostro commento. L'anima inquieta del castello di Monticello. Secondo la tradizione, Chiara, la 18enne figlia del barone locale,
era innamorata di un ufficiale francese. Tuttavia il padre di Chiara aveva promesso la figlia in sposa a un cugino. Chiara si oppose con tutte le sue forze e riuscì a convincere i genitori a sposare il suo amato. Era un giorno di festa quello del matrimonio, ma che si trasformò in tragedia. Durante le nozze il cugino, colmo d'ira per le mancate nozze con Chiara, irruppe al matrimonio e pugnalò al petto l'ufficiale francese. La punizione per l'assassino fu esemplare. Fu impiccato lo stesso giorno ad uno dei merli del castello. Voi come vi sentireste al posto di Chiara? Lei molto male. Infatti non si riprese più dalla tragedia e si lasciò morire poco a poco per la disperazione. Da allora molti dei futuri proprietari del castello che si susseguirono nel tempo giurano di aver visto il fantasma di Chiara piangere sommessamente e aggirarsi per le sale del castello in cerca del suo amore perduto. Nelle Langhe piemontesi esiste anche un altro castello infestato, forse il più famoso, ovvero il Castello della Rotta. Trovi la sua inquietante leggenda in questo video. Ti aspetto nei commenti. Alla prossima!